Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso andiamo a vedere la lettura partendo proprio dalle energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, i vari ambiti, amore, lavoro e finanze. Partiamo con la casa. Questa ovviamente, oltre a fare riferimento proprio a tutte le questioni di casa, di famiglia e cose più importanti, può indicare una fase di tranquillità, di serenità, di maggior sicurezza e stabilità. Poi per le questioni più pratiche è vero, magari possiamo dedicarci e concentrarci agli affari domestici, alle cose proprio strettamente legate alla casa in senso fisico, però io direi anche di concentrarci su alcune cose che vi stanno particolarmente a cuore, anche le stesse dinamiche sia familiari sia anche delle persone più strette. Che la volpe salti fuori comunque a dire che nel corso della settimana bisogna adottare delle strategie, osservare atteggiamenti, comportamenti o anche come alcune cose si evolvono, vuol dire che salta fuori una specie di avvertimento o di trovare il momento giusto per intervenire in qualcosa, per comunicare o fare, altrimenti può indicare di fare attenzione a qualcuno che in realtà può fare strategia nei vostri confronti. Non voglio dire che magari ci può essere della manipolazione o delle divergenze, diciamo un qualcosa, e allora proprio per istigarvi, per mettervi alla prova, sono cose un po' fastidiose, certo, ecco perché consiglio di fare attenzione. Che tutto si può risolvere o che comunque il fine della settimana sia comunque positivo, ecco il Giglio a dirci che qualcosa si risolve, che si raggiunge equilibrio, calma, pacificazione, armonia. In realtà può anche realizzarsi un'idea e un proposito. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Abbiamo anche un po' quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso andiamo avanti, procediamo con l'ambito amore. Amore coppia single, consiglio di ascoltare perché alcune cose potete adattarle anche all'amicizia, alla famiglia. Troviamo Genziana e il Narciso. Ecco quello che vi dicevo un po' a proposito di alcuni atteggiamenti che possono essere equivoci oppure fraintesi, attenzione anche alla comunicazione. Qui c'è la Genziana che spesso può fare riferimento a un conflitto interiore, quindi cioè se è un qualcosa di strettamente personale che tendiamo comunque a riflettere nelle relazioni, nella coppia, allora quindi forse dobbiamo capire e fare ordine nei nostri pensieri prima di intervenire e, come vi dicevo, di fare qualcosa. Se invece ci sono veramente dubbi e perplessità dovute ad atteggiamenti che sono poco chiari o vi danno un po' fastidio, a volte è facile purtroppo entrare in conflitto e in divergenza, soprattutto quando ci sono idee diverse, quando ci sono dei comportamenti che non ci aspettiamo. Che le cose si possano risolvere? Assolutamente sì. La carta della stella ci fa capire che anziché magari ostinarci, chiuderci o appunto andare al conflitto, allo scontro, magari invece possiamo trovare un'unione, un compromesso, allora quindi si possono risolvere le cose. Se invece le cose sono abbastanza complesse, allora magari cercare
appunto, come vi dicevo, delle strategie, un certo tipo di comunicazione, di atteggiamento che può aiutarvi ad affrontare qualsiasi cosa. Questo può riferirsi anche a un'amicizia o a un familiare. Per i single vogliono dirvi, e spero che non sia assolutamente il vostro caso, che se avete a che fare con una persona narcisista, forse è meglio metterla da parte o cercare verità, cercare delle soluzioni, soprattutto in vostra protezione e del vostro benessere, ma anche per cercare di capire se è il caso di procedere, di andare avanti, cioè se ne vale la pena. Può essere una vecchia conoscenza e quindi magari trovarvi ancora in dinamiche del genere, o una conoscenza in corso d'opera, anche nuova, a maggior ragione se il vostro fiuto, il vostro intuito vi sta dicendo qualcosa del genere, allora anche qui, anziché magari darvi delle opportunità, se non volete perdere tempo e disperdere le vostre energie, soprattutto a livello di anima, di cuore, meglio insomma fare le vostre scelte e le vostre valutazioni. E adesso procediamo con l'ambito più pratico, quello del lavoro e delle finanze. Ricordo sempre che sono comunque energie generiche, magari chi si trova in una situazione più complessa, chi un po' in buona gestione, nel senso che si possono subito risolvere, altri magari può non risuonare e riferirsi a qualche altra cosa che state vivendo a livello personale, quindi ecco perché consiglio di ascoltare. Come in questa circostanza delle questioni più pratiche si vede già un tipo di atteggiamento, di gestione sia del vostro denaro, dei vostri risparmi, anche del lavoro stesso, in un modo proprio lineare, perfetto. Magari questo è un momento soprattutto favorevole per unione, confronto, collaborazione, gestione di un qualcosa che può anche riguardare i vostri stessi risparmi, i risparmi se state pensando di fare degli investimenti, che poi gli investimenti non riguardano solo il denaro stesso, riguardano anche degli obiettivi, delle idee che vogliamo realizzare. Allora ecco perché saltano fuori cose del genere che vi consigliano di verificare, studiare, approfondire, cercare anche di farsi furbi nel senso buono e di evitare quelle che possono essere delle proposte, delle indicazioni che magari sembrano troppo belle per essere vere. Ecco che lì bisogna appunto, come vi dicevo, proprio adottare le proprie strategie in base alle vostre esperienze, alla vostra intelligenza. E sottolineo sempre l'intuito, che fa sempre bene ascoltarlo. Questo vale un po' per tutti quanti, e soprattutto magari per chi è in cerca di lavoro, possono saltar fuori delle proposte, dei colloqui, delle cose che hanno comunque bisogno di tempo per manifestarsi, per realizzarsi, però è una situazione in corso d'opera che può svilupparsi in senso positivo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!